Immagina per un momento di essere finalmente uscito dalla caverna. Dopo anni di ombre, illusioni e catene, riesci a vedere la luce. Hai sperimentato la realtà per quello che è davvero, scoprendo che le sagome proiettate sulla pareti della grotta non erano la verità, ma solo riflessi, distorsioni. Per la prima volta il mondo ti appare nudo, autentico, sicuramente doloroso, ma vero. Ora immagina di tornare dentro, da dove finalmente eri scappato, e non perché hai sbagliato strada, ma perché vuoi aiutare gli altri. Vuoi liberare chi, come te, è ancora incatenato alle pareti. Vuoi mostrare loro che là fuori c'è luce, c'è aria, c'è verità. Ma appena entri, vieni guardato con sospetto. I tuoi occhi, abituati alla luce appena scoperta, faticano a vedere nel buio. Parli, ma le tue parole sembrano follia, racconti di cieli, mari e stelle. Ma nessuno ti crede, anzi, ti deridono, ti temono, ti respingono. È questa la parte meno conosciuta e più crudele del mito della caverna di Platone, il ritorno. Un atto d'amore che viene accolto con odio. Platone lo racconta nel libro settimo della Repubblica. Il filosofo che riesce a liberarsi dopo aver visto la verità torna indietro pieno di entusiasmo per aiutare a chi come lui prima è rimasto nella grotta. Però tutti lo considerano impazzito. Preferiscono la rassicurante finzione alla scomoda verità, la luce, troppo intensa, fa male. L'ignoranza, in fondo, è più comoda e così, spesso, chi cerca di portare consapevolezza viene rifiutato o, peggio, messo a tacere. Ciò che scrisse Platone: meglio essere un uomo insoddisfatto che vive nella realtà, che un ignorante felice, incatenato alle ombre. Oggi la caverna non è fatta di rocce, è fatta di schermi, di distrazioni, di bisogni indotti. Non servono più catene per tenerci immobili. Ci tengono fermi le notifiche, i like, l'apparenza. Viviamo incatenati a un'idea di felicità che non ci appartiene, a un'immagine di noi che non abbiamo mai scelto. Dipendenze digitali, affettive, emotive, dipendenze dal giudizio altrui. La grotta ora è comoda, interattiva, persino seducente. E il buio ha preso la forma del piacere. Ma il risultato non cambia. Restiamo spettatori fermi, passivi, a guardare ombre che ci illudono di essere vivi. Come diceva qualcuno, oggi non ci incatenano, ci seducono. Ed è forse questa la sfida più difficile. Non solo uscire dalla caverna, ma rendersi conto di esserci dentro. Voltaire, ai suoi tempi, sottolineò: è difficile liberare gli schiavi se non sanno di essere tali. Un destino che non appartiene solo al mito, ma alla storia dell'umanità. Quante figure storiche hanno vissuto il ritorno nella caverna? Quanti visionari, scienziati, artisti, mistici hanno cercato di mostrare un'altra realtà e sono stati perseguitati per questo. Galileo Galilei, ad esempio, dopo aver visto la luce dei corpi celesti con il suo cannocchiale, tentò di farla vedere anche agli altri, ma la sua verità metteva in discussione troppe certezze e per questo fu condannato. Il suo ritorno nella caverna non fu accolto con gratitudine, ma con censura. E ancora, Giordano Bruno. La sua visione di un universo infinito, di mondi abitati, di una realtà oltre l'apparenza, era troppo per l'epoca. Tornò nella caverna con la fiamma della conoscenza e fu bruciato vivo. Più recentemente pensiamo a figure come Martin Luther King, Malala Yousafzai o Nelson Mandela, tutti portatori di luce in contesti dominati da ombre, tutti accolti, almeno inizialmente, con resistenza, diffidenza, a volte violenza, eppure hanno insistito. Sono rimasti nella caverna. Hanno continuato a parlare, perché sapevano che, prima o poi, qualcuno avrebbe ascoltato. La nostra vita comincia a finire il giorno in cui diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Martin Luther King. Il ritorno nella caverna è una sfida dolorosa, ma necessaria. E non riguarda solo grandi personalità della storia. Riguarda anche noi. Ogni volta che proviamo a cambiare le cose, a mostrare un'altra via, un'altra prospettiva, rischiamo di essere derisi.
Ogni volta che decidiamo di vivere in modo autentico, in mezzo a chi preferisce l'apparenza, ci esponiamo al rifiuto. La società attuale è piena di caverne. I social media, per esempio, sono spesso grotte digitali dove vengono proiettate ombre, immagini ritoccate, vite perfette, idee preconfezionate. Chi cerca di mostrare ciò che è reale, umano, fragile, spesso viene ignorato, attaccato. Eppure, il ritorno resta fondamentale, perché se nessuno torna nella caverna, le catene non si spezzeranno mai. Se nessuno ha il coraggio di rischiare il rifiuto, nessuna trasformazione potrà avvenire. Ma attenzione, il ritorno richiede forza. Non basta aver visto la luce, bisogna saperla portare. Bisogna trovare il linguaggio giusto, la pazienza, la compassione, non per imporre la verità, ma per accompagnare, per mostrare, non per convincere, per tendere la mano, non per condannare. E allora arriva la domanda che tocca a tutti noi. Siamo pronti a tornare nella caverna? Siamo pronti a essere visti come strani, scomodi, diversi? Siamo pronti a rischiare l'incomprensione per offrire libertà? A metà di questo video, fermati un momento. Respira, chiudi gli occhi e chiediti: nella mia vita, dove sto tornando? A chi sto portando la luce che ho trovato? E soprattutto, riesco ad accettare che non tutti sono pronti a vedere? Non tutti vogliono uscire dalla caverna. Alcuni non sanno nemmeno di esserci dentro e altri, paradossalmente, ci vogliono restare. Perché l'illusione è calda, protettiva, anestetica eppure. Ogni gesto autentico, ogni parola vera, ogni esempio vissuto può essere una crepa nella parete e da lì può passare la luce. Leonard Cohen ci lasciò detto che c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. La verità è che il mondo ha bisogno di chi è disposto a tornare nella caverna, di chi ha visto qualcosa in più e non lo tiene per sé, di chi, pur sapendo che sarà frainteso, giudicato, attaccato, sceglie comunque di portare consapevolezza. Certo, non è facile. È un percorso che richiede radicamento, coraggio, equilibrio e una profonda accettazione dell'altro, perché non si può costringere nessuno a vedere, si può solo mostrare e aspettare esattamente come il seme che, nel buio della terra, aspetta la primavera. E tu? Sei pronto a tornare nella caverna? Sei pronto a essere il seme, la crepa, la luce? O preferisci restare fuori, al sicuro, in silenzio? Ricorda, il ritorno non è obbligo, è scelta, ma quando viene dal cuore diventa dono. E forse il vero risveglio non è solo uscire dalla caverna, ma riuscire a tornarci, con amore. Se questa riflessione ha acceso qualcosa dentro di te, condividi il video, lascia un commento, racconta la tua esperienza, perché da ogni voce autentica può nascere un'altra crepa. E più crepe significano più luce. Grazie. E non dimenticare mai che aiutare è vivere, vivere.